Ciao a tutti, oggi facciamo omaggio alla primavera con dei fiorellini sfiziosissimi, dei girasoli sembrano, di pasta sfoglia semplicissimi. Iniziamo. Pasta sfoglia. Occorrono 2 rotoli rettangolari. Questi sono quelli da banco, frigo. Se vuoi farlo in casa, ti lascio il link in descrizione e nel primo commento con tutto il riepilogo degli ingredienti, come al solito. Li unisco dalla parte lunga delle sfoglie, quindi dal lato lungo, in modo che venga un'unica sfoglia grande, per farne venire di più. E con un piattino, in questo caso 14 cm, naturalmente puoi usare qualsiasi cosa, anche una tazza grande, una coppa pasta. In questo modo ne verranno 9 e recupero la parte di spreco, diciamo, della sfoglia. Su una sola sfoglia ne venivano 3 a sfoglia, quindi 3, 3, 6. E invece così 9. Ma se vuoi puoi farli anche più piccoli, anche se non ti consiglio troppo piccoli perché poi la lavorazione è un po' più complicata. Oppure puoi farne una unica, grande, rotonda, già con la pasta sfoglia rotonda, e fai una crostata grande. E tagliamo tutto intorno. Spostiamo l'eccesso che poi utilizzeremo dopo e con uno stecco di legno semplice faccio dei segni senza tagliare, quindi dividiamo prima a croce, poi di nuovo altre 2 volte, quindi in 8 parti, facendo una leggera pressione in modo da avere i segni precisi. Taglio leggermente la parte esterna, un paio di centimetri, non di più, proprio dove sono i tagli. In questo caso taglio, quindi rimane unita solo la parte centrale. Ed ora formiamo il girasole. Così pieghiamo all'interno e poi chiudiamo i 2 lembi, i 2 apposti. Semplicissimo, come vedi. Pieghiamo verso l'interno e chiudiamo. Così si formerà un fiore. Questo lo puoi fare anche con la pasta brioche, con la pizza, con qualsiasi impasto sia lievitato che non. Fatti tutti, li mettiamo su una teglia da forno con carta forno sempre sotto e questi volendo li puoi preparare prima e tenerli in frigorifero coperti. Ora con gli avanzi che ce n'erano faccio dei piccoli tappi, diciamo, per la base. Utilizzo una tazzina da caffè di 6 cm e servirà a rinforzare un po' la base. Devi farla giusto della dimensione che vada all'interno. Bucherello leggermente e farcisco con della crema pasticcera. Deve essere bella, non molto liquida, abbastanza solida, quindi vi lascio il link anche di questo in descrizione nel primo commento su come prepararla. Se non vuoi fare la crema, puoi mettere della confettura di pesche, di albicocche, va benissimo, o della crema di ricotta o mascarpone, ma la crema secondo me ci sta benissimo.
e completiamo i fiori con delle pesche sciroppate. In questo caso sono 350 grammi di pesche sciroppate, un vasetto, e la mettiamo così, proprio come se fosse un girasole. I colori già sono bellissimi, primavera, si sente nell'aria, anche se il tempo ancora non è proprio dei migliori, ma insomma la attendiamo con ansia. E voilà, belli, già da crudi. Zucchero a velo solo sul bordo per farlo caramellizzare un po'. In forno a 200 gradi statico, 195 gradi ventilato per 30 minuti. Appena la pasta sfoglia prende colore, sono pronti. A dopo. Metto a posto. Mi tocca. Ed eccoli appena sfornati. Profumo eccellente. Sono belli perché sono anche monoporzione, quindi ognuno prende il proprio. Sono belli da vedere, buonissimi anche da mangiare. Però ci va fatta una lucidatina, quindi un po' di confettura di albicocche diluita con poca acqua o poco succo di limone, come preferisci, e diamo un tocco di maquillage alle pesche e anche alla sfoglia, perché diamo un aspetto più lucido, più vivo, più bello, come fanno nelle pasticcerie. E adesso sono pronte. Beh, sono carine. Con pochi ingredienti abbiamo fatto dei dolcetti sfiziosi e belli da presentare in tavola, anche per Pasqua, per esempio, perché no? Sulla tavola di Pasqua danno allegria, anche come segnaposto. E guarda all'interno la crema, la sfoglia fragrante e la pesca. C'è tutto. Buonissimi. Grazie per la visione come sempre. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale gratis. Ciao ciao, alla prossima. Baci baci.